Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme le castagnole, sono delle castagnole davvero speciali e spettacolari. Per prepararle avremo bisogno di 450 g di farina 00, 150 g di farina di mandorle, 125 g di zucchero semolato, 100 g di burro ammorbidito, scorza di un limone biologico, 100 g di latte fresco, 150 g di uova, 2 g di sale e per finire 10 g di lievito per dolci. Possiamo realizzare questo impasto a mano oppure avvalendoci del grande aiuto che ci dà una planetaria di questo tipo. Inseriamo quindi le nostre uova, lo zucchero, il sale, la scorzetta di limone. Io sto utilizzando il gancio, ma voi utilizzate la frusta. Io l'ho prestata a un'amica, quindi per qualche giorno resterò sprovvista, ma l'ideale per montare le uova ovviamente è la frusta. Dopo, invece, quando aggiungeremo la farina e la polvere di mandorle, sarà il momento di mettere appunto il gancio. Facciamo montare le uova fino a che il composto diventerà spumoso. Inserisco anche il burro ammorbidito. La farina. La farina di mandorle, il lievito e il latte. L'impasto deve risultare morbido, molto morbido, ma non appiccicoso. Ci aiutiamo con un tarocco per estrarre il nostro impasto. Lo riponiamo all'interno di una bacinella. Come vedete, guardate, è morbidissimo, vedete? Però non deve appiccicare. Guardate, dobbiamo riuscire ad ottenere una pallina. Morbido, morbidissimo, però non appiccicoso. E riponiamo la nostra ciotola in frigorifero per un'oretta. Come potete notare, dopo un'ora in frigorifero il nostro impasto ha preso un'altra consistenza. È sicuramente più duro e più maneggevole, quindi dobbiamo fare semplicemente dei rotolini sul tavolo di diametro di circa 1,5 cm e lo tagliamo a tocchettini di circa 2 cm ciascuno. Dopodiché dobbiamo arrotolare sul palmo delle nostre mani ogni pezzettino di impasto fino a ricavarne delle palline. Un po' come fare delle polpettine. Molto semplice. Io mi avvalgo di un piccolo tarocco, che è questo attrezzino di plastica. Se non ce lo avete potete fare con un coltello, magari dalla parte non della lama ma dalla parte superiore, così non rischiate anche di tagliare e graffiare il piano di lavoro.
Ed eccole qui le nostre castagnole alle mandorle. Ho messo sul fuoco un piccolo pentolino con dell'olio per friggere. Vi consiglio di utilizzare un pentolino piccolo così potete riempirlo bene di olio. Cosa fondamentale è la temperatura. Mi raccomando, tenete il fuoco bassissimo perché le castagnole per essere cotte devono cuocere come minimo 5-6 minuti sul fuoco, altrimenti se voi tenete la temperatura alta accadrà che fuori diventeranno colore scuro, marrone, subito, quindi si bruceranno fuori, invece dentro resteranno filanti e crude ed è una cosa veramente orribile, poi non saranno assolutamente buone da mangiare. Mi raccomando, temperatura deve essere bassa, bassa, bassa e le dobbiamo far friggere per 5-6 minuti. Bene, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Queste sono le castagnole alle mandorle. Per la ricetta è una ricetta di Iginio Massari. Ovviamente non sono assolutamente brava come il maestro, quindi diciamo che mi sono ispirata. Adesso faccio la prova assaggio e niente ragazzi e ragazze, sono veramente buone, molto profumate, mangiate calde, sono veramente morbide, insomma, a me piacciono tanto e in questi giorni arriveranno anche le castagnole classiche, quindi senza mandorle, però volevo farvi conoscere anche questa variante perché merita davvero tanto. Provatela e se la proverete poi mi farete sapere se vi è piaciuta. Ci vediamo più tardi con la ricetta delle chiacchiere, sempre la ricetta di Iginio Massari che secondo me è veramente un maestro eccezionale, il più grande pasticcere d'Italia. Io vi mando un bacione e ci vediamo dopo con la prossima ricetta. E se state guardando questo video adesso che è periodo di carnevale, bene, spero che saranno dei giorni super divertenti e colorati per tutti voi. Bacioni a dopo, ciao!